Ciao amici, visto che in più di voi mi avete fatto la stessa domanda, e cioè come faccio ad aggiungere il tachimetro sui video che giro quando vado in bici, provo a farvi vedere direttamente come è possibile farlo. Premetto che ho fatto un articolo e un video dedicato per tutto ciò che riguarda le action cam economiche che con le quali è comunque possibile aggiungere il tachimetro in sovraimpressione, però il processo è un pochino più macchinoso e più lungo. Con la GoPro chiaramente le cose sono un pochettino più facili, anzi direi anche molto più facili. Quindi, dopo aver attivato sulla GoPro la registrazione della traccia GPS, fate il video che volete e lo dovete chiaramente riportare sul telefono per tutte le attività da fare successivamente, quindi quelle che io chiamo le attività di post produzione oppure di montaggio. Dunque, come facciamo? Entriamo nell'app GoPro. Mm, Colleghiamo la fotocamera, adesso non ce l'ho a portata di mano, però si collega la fotocamera, si scaricano i contenuti della fotocamera sull'app e ci ritroviamo all'interno di questa cartellina qui. Quindi, come vedete, contenuti sull'app, c'ho in questo caso due video. Mettiamo di voler aggiungere il tachimetro piuttosto che le altre informazioni registrate tramite il GPS in sovrimpressione alla nostra registrazione. Come si fa? Si seleziona il video di interesse, si preme il tasto modifica e si va a selezionare, oltre a tutte le modifiche che è possibile fare, che vedete qui, quello che ci interessa sono gli adesivi. Vedete, toccando gli adesivi è possibile selezionare tante alternative, tante possibilità, tra cui banalmente il logo GoPro, piuttosto che il tachimetro, le curve di livello del terreno, il percorso, il grafico sul percorso, l'altitudine, la forza di gravità. E la cosa carina qual è? E la cosa che è proprio facile con GoPro è che possiamo spostare la posizione di questi adesivi semplicemente toccando ripetutamente sull'iconcina dell'adesivo. Vi faccio vedere, guardate adesso, in questo video il tachimetro è in basso a destra. Se io tocco di nuovo sul tachimetro, il tachimetro si sposta, adesso è andato in alto a sinistra. Ritocco e in alto a destra. Ritocco ancora, in basso a destra. Ritocco ancora, in basso a sinistra. Se lo ritocco un'altra volta, il tachimetro va via. Stessa cosa adesivo GoPro. Lo tocco un'altra volta e lo sposto. Di nuovo lo sposto, lo ritocco, lo sposto ancora, lo tocco ancora e va via. Dunque, banalmente, se io volessi in questo video aggiungere tachimetro, percorso e altitudine, giochiamoci un po'. Quindi tachimetro lo voglio in basso a destra, quindi uno, un altro tocco, un altro tocco. Voglio anche vedere il grafico dell'altitudine. Primo tocco. Va bene lì? Scusate, questo è il grafico della velocità, non dell'altitudine, ho sbagliato. Quello dell'altitudine è quello dopo. Mi sta bene lì, va bene. Voglio aggiungere il grafico della quota, quindi premo quota una volta e adesso è dietro il grafico della velocità, quindi premo un'altra volta, ce l'ho in alto a destra. Va bene? Sì, va bene. E voglio aggiungere anche quello della gravità, quindi premo ancora, gravità non deve sovrapporre nulla, quindi ripremo l'iconcina della gravità fino a quando non se ne va nell'angolino in basso a sinistra. Perfetto, va bene così? Sì, direi di sì. Vediamo qual è la resa del video. Provo a mandarlo Ed ero avanti. costretto a scendere. Quindi vedo l'altitudine, vedo che si muove la velocità, vedo la forza G, vedo il tachimetro, va Qui bene, pur sì, sì, mi essendo sta un po'. bene. Quindi in basso a destra la spunta, il video è pronto per essere salvato. Premo su salva, ci mette un po'. Quindi se dopo aver salvato questo video, se lo voglio salvare nella galleria del cellulare per poi poterlo esportare successivamente, mi manca ancora l'ultimo pezzettino che è questo. Quindi salva sul telefono. E questa operazione è un pochettino più lenta quando vado ad aggiungere queste ulteriori informazioni sul video. Però lasciatemi dire, è di sicuro più facile e più veloce rispetto a tutti i casini che fate quando lo volete gestire la stessa, anzi, non le stesse informazioni, qualcosina in meno utilizzando action cam economiche. Quindi adesso ci metterà un po', lasciatelo lavorare, ma la resa finale del video è secondo me molto carina perché riporta davvero tante informazioni.
Spero questo video vi sia stato utile e chiaramente se avete dubbi lasciatemeli nei commenti e provo a rispondervi. Ciao a tutti!